Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Dopo aver parlato, trovate il video ovviamente sul canale, tra gli ultimi caricamenti abbiamo parlato del presidente De Laurentiis, della conferenza stampa, tra virgolette, che si è tenuta a Castelvolturno. Ha parlato con alcuni giornalisti per sommi capi della situazione di tutto e di tutti. È stato accostato al Napoli dal punto di vista del calciomercato un centrocampista polivalente, notizia da tutto mercato web. Prendiamola con le pinze, è solo un nome che è uscito così, ma io non posso fare a meno di incuriosirmi e andare a vedere chi è, cosa fa, dove opera. In base al Napoli di adesso si parla di un centrocampista che potrebbe essere in orbita Napoli per gennaio. Andiamo ad analizzarne appunto le caratteristiche. Vi dico la mia, che mi sono fatto anche una mezza idea per quanto riguarda il chi esce e il chi entra. Partiamo, vediamo chi è. Prima di cominciare, ovviamente ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e fatemi sapere se voi eravate già al corrente o conoscevate questo calciatore o meno nella sezione commenti. Ci vediamo lì per ulteriori raffronti. Allora, partiamo dal nome, eccolo qua, Albert Grombeck, 22 anni, centrocampista danese che gioca nel Bodo Glimt. Allora, il Bodo Glimt milita nella Serie A norvegese, primo a 55 punti, è un centrocampista che nel 2023 conta 23 apparizioni, 8 gol e 4 assist, quindi un centrocampista che ha il vizietto del gol, segna molto spesso e va quasi sempre in doppia cifra. Da questo punto di vista già ci piace, già mi piace, però parliamo comunque di indiscrezioni, tanto è vero che la notizia che esce dice: sul taccuino degli uomini di mercato azzurri c'è il nome di Albert Grombeck, centrocampista classe 2001 del Bodo Glimt. Stando a quanto riferito dai colleghi di tutto mercato web, il club azzurro avrebbe messo gli occhi sul calciatore valutato circa 8,5 milioni di euro. Centrocampista polivalente che all'occorrenza può giocare anche esterno offensivo in questa stagione di Serie A norvegese. Ha già messo a segno 8 gol in 23 presenze, partendo da titolare sempre e spesso giocando l'intera partita. Allora, centrocampista che io sono andato ad analizzare con video, highlights e mi sono guardato alcune statistiche, percentuale di passaggi, dove gioca e mi sono fatto un'idea. Tanto è vero che questa è la posizione che predilige. Centrocampista centrale, è un esterno offensivo adattato, anche se per caratteristiche fa molto bene soprattutto a sinistra. Però questa è la posizione in campo, questa addirittura è la hitmap del calciatore, che sembra, poi ci arriviamo, ma sembra la hitmap di Zielinski per esempio, anche di Quara, perché è qui che opera. Ovviamente Kvaratskhelia non lo troviamo quasi mai sull'out di destra, quindi è più a mo' di centrocampista che a mo' di esterno. Anche la hitmap ce lo può far capire, questa hitmap in sovraimpressione. E questa è la formazione del Bodo Glimt attuale per la prossima partita, quindi lo vediamo qui, esterno sinistro, dove a Napoli gioca il nostro Quara. Allora, diciamo subito una cosa: come centrocampista centrale rende molto di più che se viene schierato da esterno offensivo, almeno per quel poco che ho potuto vedere. Se andate a guardarvi qualche video di highlights mi potrete confermare che è un calciatore che predilige uscire comunque palla al piede, ma partendo dalla mediana e non giocando prettamente come esterno offensivo. Gli piace giocare con tutti e due i piedi, destro e sinistro. È un calciatore che dai 20 metri vede la porta. È un calciatore che ha
una spiccata visione di gioco, importantissima per il ruolo poi che va a ricoprire. Il punto e la domanda che mi faccio io è: nel caso questa notizia poi venisse confermata, o al limite non viene preso questo ma viene preso un altro profilo con ruoli simili in campo e con caratteristiche simili, dove stiamo andando a parare? Perché il Napoli si sta riempiendo di calciatori che possono fare sia i trequartisti, sia gli esterni, sia i centrocampisti. Quindi vorrei un attimo capire e mi aspetto anche qualcosa dal punto di vista, qualche vostro pensiero nei commenti per capirne di più, perché io interverrei un attimo su un terzino sinistro, per esempio, dove c'è questa diatriba Mario Rui, Olivera, non si sa mai chi gioca. Comunque Mario Rui non sarà comunque eterno come secondo, bisognerebbe un attimo sondare il terreno anche lì. Qualcosina in difesa forse si potrebbe migliorare, visto un Juan Jesus che va quasi per la pensione, infortuni, eccetera, eccetera. A quanto pare il Napoli, a quanto si dice che questo nome sia finito sul taccuino appunto dello scouting azzurro, cerca sempre di portare a casa calciatori che li paghi 8,5, 10, 11 milioni, comunque operazioni fattibili per qualsiasi società poi dei media alta classifica, per poi farne una plusvalenza futura, perché parliamo di un calciatore, ragazzi, che non è assolutamente scarso. Poi possiamo dire sì, è il campionato norvegese, tutto quello che volete, però è una cosa che lascia il tempo che trova, perché anche Kim giocava in Turchia, è venuto in Italia e ha fatto quel che ha fatto. Quindi il campionato di appartenenza sì, ha una rilevanza, ma non è così grande come la si vuol fare apparire. Tanto è vero che il calciatore comunque segna tantissimo per essere un centrocampista centrale, è un calciatore che riesce nell'uno contro uno ad avere quasi sempre la meglio, ha delle appunto delle defiance per quanto riguarda il controllo palla, soprattutto aereo, però palla a terra e palla al piede sembra un grandissimo profilo. 22 anni, norvegese. A me i nordici non dispiacciono per niente, per attitudine, per fisicità e anche per serietà, perché comunque è una cultura diversa dalla nostra, dove forse ci sono meno distrazioni per quanto riguarda il calcio. Se sei un atleta, molte volte da lassù, con personaggi metodici e con dedizione appunto al lavoro che si svolge, escono grandissimi calciatori. E poi ultimamente vediamo lo stesso Oilund, vediamo Lindstrom, la Danimarca comunque sta sfornando sempre più calciatori, ma non solo la Danimarca, lì su sta uscendo qualcosa di interessante negli ultimi anni. Detto questo, il pallino che mi faccio è: questo calciatore è finito sul taccuino, mettiamo il caso che si intervenga e si faccia un altro acquisto a centrocampo, serve? Al momento può anche servire il centrocampista, però io credo che il Napoli ne faccia uscire comunque uno a gennaio, se entri qualche altro centrocampista. Non è un acquisto, o meglio, può essere un acquisto che si farà a gennaio per farlo venire a giugno. Tutto può essere, perché comunque c'hai Zelinski che non ha rinnovato, non lo sai con Demme, Gaetano come va a finire. Gaetano vorrebbe giocare, vediamo lo spazio che trova. Demme credo che già a gennaio o al massimo a giugno debba partire, e ai margini di un progetto, e non credo che trovi minutaggio in questo Napoli. Quindi può darsi pure che sia un'opzione in questa ottica. Mi andrebbe anche bene nel caso devi sostituire
un Demme o un Gaetano che al limite vorrebbe andare in prestito, sarebbe un ottimo profilo. Andresti ad alzare ulteriormente l'asticella a livello tecnico, molto probabilmente. Quindi non boccio assolutamente un'operazione del genere nel caso poi le voci siano un tantino veritiere, ma parliamo solamente di indiscrezioni, lo ripeto, parliamo solo di indiscrezioni. Andresti però ad alzare comunque l'asticella, un altro centrocampista centrale. Il pallino parte, ok, se ne va Demmo, Gaetano e arriva un altro centrocampista. Va bene, ma in un modulo a 3 a centrocampo ti serve un altro centrale? E questa è la domanda che mi faccio. Ti serve un altro centrale? No. Non ti servirebbe perché ti serve una mezzala. Se se ne va poi via Zielinski. Però è questo il punto. Il Napoli sta andando molto più verso i due centrocampisti arretrati e la linea 3 dietro la punta che verso un 4-3-3 standard. Anche per le caratteristiche dei giocatori che sta opzionando, per i anche per lo stesso acquisto di Caciust, che è una mezzala adattata. Caciust è un vice Lobotka per caratteristiche. Ci siamo. La stessa cosa è un Lindstrom che trequartista esterno adattato. È vero che ha fatto benissimo come esterno destro, è stato preso al posto di Lozano, però in vista futura non mi meraviglierei se Lindstrom dovesse poi tornare, diciamo, al suo ruolo abituale, perché dobbiamo anche considerare che la rosa del Napoli non sarà questa, non sarà la stessa da giugno in avanti. Quindi è un Napoli che lavora comunque, come sempre, in prospettiva futura, cercando di accaparrarsi poi qualche calciatore importante, pagandolo anche poco. Situazione che la conosciamo, l'abbiamo sempre vissuta e ha sempre pagato poi. Ha sempre pagato, ragazzi, perché i bidoni, tra virgolette, sono stati pochi quelli lì che hai pagato poco. Sono stati sono stati secondo me di più i bidoni che hai pagato un tantino in più. Vedi un Maximovic pagato tanti soldi, vedi lo stesso Manolas pagato tantissimo. Prendi un nome blasonato, dici ah, quest'anno abbiamo la difesa Manolas Koulibaly, non passa nessuno, e invece due centrali che a livello di alchimia avevano ben poco in comune e ne è uscito quel che ne è uscito, al di là che poi Manolas era completamente rotto e ogni 3-2 un dolorino, ogni 3-2 un infortunio, quindi molte volte non è quanto spendi, ma è ciò che porti in casa. Al di là dei soldi poi investiti, bisogna analizzare tutta la situazione di un calciatore. Detto questo, ragazzi, io vi invito solamente, se volete, ad andarvi a vedere le prestazioni di questo calciatore, perché secondo me merita e non poco. Poi con un cartellino da 8 milioni e mezzo è un'operazione abbordabile da poter fare anche a gennaio o da poter fermare anche a gennaio e farlo arrivare a giugno sotto le falde del Vesuvio. Vedremo come andrà a finire. Per il momento, ripeto, sono solo indiscrezioni di mercato che a me intrigano e non poco, ma non il mercato in generale. Mi intriga andarmi a vedere qualche calciatore poi che prima dell'uscita di questo nome io non conoscevo nemmeno, perché figuriamoci se poi conosco tutta la rosa del Bodo Glimt, dovrei essere pazzo, ecco, con tutte le cose che ci sono poi da analizzare. Detto questo, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Albert Grombeck, andatevelo a vedere, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.